Amici e amiche, bentornati sul mio canale. Per chi è nuovo, benvenuto. Oggi andiamo a vedere direttamente nel sito News Blizzard tutto ciò che ci hanno droppato ieri, il 24 giugno 2025. Qui saranno riportate tutte le novità della stagione 9 che partiranno molto a breve, perché il 1° luglio partirà, come abbiamo detto, la stagione 9. E ci diranno tutto quanto su questa pagina. Considerate che il link lo trovate direttamente in bio per venirlo a visionare anche voi. Ricordate di tradurlo in italiano perché la pagina è in inglese. Nuovi legami si forgiano mentre vecchi nemici emergono, rinascono e si preparano a una distruzione senza precedenti. Il 1° luglio, come abbiamo detto, la stagione 9, Peccati degli Oradrim, ti permetterà di usare una potente magia oradrica e riportare alla luce i segreti del passato in una nuova serie di missioni stagionali. Questo aggiornamento introduce anche aggiornamenti permanenti ai dungeon che andremo a vedere, sia per i rami stagionali che per quelli eterni, inclusi i nuovi micro dungeon nella fortezza oradrica, gli incubi escalation di fine gioco e i nuovi affissi per i dungeon dell'incubo. I nuovi contenuti stagionali, andiamo a vedere prima di tutto questi, che sono quelli che mi interessano abbastanza. Le Oradic Spellcraft, quelle che abbiamo visto nel video precedente, anche questo in bio, vi lascio direttamente il link del video che vi porta nel PTR, dove abbiamo provato tutte quante queste Spellcraft, nuove build e quant'altro. I gioielli oradrici ci porta che anche questi li abbiamo testati, ma sono stati modificati e nelle note li andremo a vedere. Il nuovo percorso stagionale ci regalerà Dante, guardate che bello, questo è un cane zombie. Molto bello. Questo qua sarà gratuito per tutti, lo potrete prendere direttamente facendo il percorso stagionale, quindi facendo le varie missioni che trovate direttamente in zona eccetera, tanto poi vedremo anche quelle quando partirà la stagione. Astaroth è il nuovo boss che anche esso abbiamo visto nel video che abbiamo postato del PTR. I nuovi Nightmare Dungeon saranno molto pieni di mob su 3 livelli come l'abbiamo visti, e la difficoltà sarà incrementata. I nuovi loot qui in basso a destra, come potete vedere, sono Balasan, che l'abbiamo visto per lo Spiritborn, molto forte questo, l'avevamo testato e spero non sia stato toccato. Abbiamo anche questo nuovo amuleto, che è l'amuleto per il Sorcerer, per le Hydra, che anche questo dovrà essere provato e testato perché le Hydra sono state riviste, ribilanciate e potenziate. Il resto troviamo Barbaro, le scarpe che sono queste qui che vedete in basso sempre, un elmetto per il Rogue, questi guanti e la mazza dovrebbero essere uno per Necromante e uno per Druido. Il nuovo reliquiario, vedete qui a destra che abbiamo le nuove skin, le nuove cavalcature. Questo qua dovrebbe essere il reliquiario, quello una parte gratuito e una parte da 9,90 €, mentre quello a sinistra sarà il reliquiario premium, immagino, una parte del reliquiario premium, quello da 20-25 € insomma. Ovviamente le nuove questline Sins of Oradrim, e andiamo subito a vedere i nuovi oggetti unici per ogni classe. Queste le abbiamo testate e hanno detto che hanno rilavorato e ribilanciato qualcosina, quindi andiamole a vedere anch'esse. Il primo che vediamo sono i zoccoli del dio della montagna e stivali unici per il barbaro. Per quanto riguarda gli affissi, è stato potenziato il raggio di taglio che passa da 135 a 150, che non è male. Il potere unico non è stato toccato, quindi qui abbiamo effettivamente un boost. Per quanto riguarda il druido, portatori di luce della decomposizione, un'arma unica a 2 mani, la mazza che abbiamo visto, abbiamo un potenziamento della forza di volontà che passa dal 14 al 18, al 18 al 22. I danni da veleno che passano dal 114 al 150 vanno al 406 al 550%, questo è tanta roba, un grande boost. I poteri unici sono stati cambiati, se non ci sono pozzanghere intorno a te, Pulverize ne forma una che garantisce, forse possiamo utilizzare di nuovo Pulverize, molto bella, staremo a vedere. Garantisce i suoi stessi danni da Overpower, che gli Overpower sono stati abbastanza abbassati e ribilanciati, infligge il 200-600% dei danni dei suoi danni normali come danni da avvelenamento nell'arco di 7 secondi. Pulverize fa sì che le pozzanghere vicine schizzino il 20-60% dei loro danni totali all'interno della loro area attorno ad esse. L'aumento del raggio di Pulverize influenzerà le dimensioni della pozzanghera e i suoi danni.
mentre prima era ogni 10 secondi Pulverize forma una pozzanghera che infligge 200-400, è stata passata a 600 dei suoi danni come danni d'avvelenamento nell'arco di 6 secondi. Pulverize, la pozzanghera schizza un ulteriore 20-40%, è passata a 20-60 dei danni totali, ok, quindi anche questa è stata potenziata. Negromante, la mano di Nez, vediamo che gli arcimaghi scheletrici, quindi amici companion necromanti che amate le vocazioni, avrete questo guanto, ma questo guanto fate attenzione che va rivolto solamente agli arcimaghi, perché i guerrieri scheletrici e i golem verranno soppressi. Gli arcimaghi scheletrici si teletrasportano in salvo quando vengono attaccati e i loro attacchi occasionalmente si frantumano all'impatto, infliggendo il 50-100% di danni aggiuntivi al bersaglio fino a 3 bersagli aggiuntivi. Ed è stato aggiunto il tempo tra la frantumazione degli attacchi, è stato ridotto del 50%, ottimo. Gli arcimaghi scheletrici ora diventano inarrestabili per un secondo dopo il teletrasporto e le dimensioni degli arcimaghi sono leggermente aumentate. Briccone è rogue, perché tradotto è sempre briccone, maschera mortuaria del Nirmirtruk. Elmo unico, non è stato toccato nulla, quindi il nostro rogue non è stata toccato questa maschera. Perfetto. Lo stregone, l'amuleto che l'abbiamo testato, è un amuleto molto forte, molto importante. Questo è un effettivo game changer per le Hydra. Viene cambiata la probabilità di colpo critico che avevamo prima per una velocità d'attacco del 10-15%. Viene cambiato legame primordiale per fiamme divoranti. Ok, fiamme divoranti dovrebbe aumentare i nostri danni quando siamo in salute, se non ricordo male. Quindi comunque sì, è stato cambiato il legame primordiale ed è stato inserito invece fiamme divoranti. Bisognerà testare come gira così. Per quanto riguarda lo Spiritborn, che era quello che mi interessava perché mi avete chiesto che build porterai all'inizio, ho detto sicuramente porterò lo Spiritborn all'inizio perché abbiamo testato, essendo stati nel PTR e con le altre anche uno dei primi a testare questo Spiritborn, ho detto porterò sicuramente lui perché Balasan soprattutto era molto forte. Andiamo a vedere però Balasan. I poteri unici sono stati cambiati. Ogni attacco danneggia i nemici vicini per il 100-150% ed è stato abbassato, perché prima era 200-300 e adesso è stato messo a 100-150. È stato nerfato, se vogliamo chiamarlo così, alla metà proprio. Delle tue spine infligge anche il 100% di questo danno come avvelenamento nell'arco di 3 secondi. Considerate che la build che abbiamo fatto gira molto sulle spine, ed andare a togliere un 100-150% dalle tue spine non è proprio l'ideale. Ovviamente questi unici dovranno essere droppati da qualche parte e difatti ci segnano direttamente le nuove posizioni di dove poter andare a trovare questi unici. La bestia del ghiaccio ci dropperà i zoccoli del dio della montagna e la maschera mortuaria, quindi rogue e barbaro. Barshan ci dropperà portatore di luce in decomposizione e Balasan, quindi druido e Spiritborn. Andariel ci darà la mano di Nas e Iris di Ophidiana, e quindi immagino che anche Duriel ci dia la mano di Nas e Iris di Ophidiana. Perfetto. Araldo dell'odio uguale, perché tanto Araldo, Duriel e Andariel si dividono lo stesso pullut, mentre Urivar ce li dà tutti e 4. Urivar dice io ve li do tutti: zoccoli del dio della montagna, portatore di luce, maschera mortuaria e Max Tlan Balasan. Questi qua ovviamente poi a inizio stagione, quando andremo a fare i video delle varie build, ve li dirò direttamente senza che ve lo segnate, che starete più tranquilli e sereni. I gioielli oradrici sono quelli che noi abbiamo visto sempre nel PTR che abbiamo testato. Ci hanno messo anche delle foto. Idolo dal basso, che ho letto che è stato ribilanciato e rilavorato. Idolo dal basso è uno di quelli poteri oradrici, gioielli oradrici che utilizziamo più di tutti, e Starflux anche qui ci fanno vedere, quindi probabilmente questi due sono stati rilavorati. Noti per la loro incredibile abilità di maghi, gli Oradrim possiedono la capacità di raffinare la pietra trasformandola in potenti artefatti che li aiutano nella loro missione. Dirigiti al lapidario radrico di Kerrigar per creare gioielli oradrici. Una volta appresi i segreti della loro creazione tramite i tomi oradrici, che vi ricordo che si troveranno direttamente nei Nightmare Dungeon Escalation, il primo tomo oradrico può essere ottenuto dalla bacheca reputazione stagionale della conoscenza oradrica. Ciò vuol dire che avremo una bacheca stagionale uguale a quella
quella che abbiamo in questa stagione, con ovviamente premi e reward differenti. Ed in seguito al PTR abbiamo aggiunto un gioiello radrico completamente nuovo da guadagnare, quindi questo non è stato visto. Spezza volontà: i danni fisici inflitti frantumano lo spirito dei nemici, facendogli subire il 40% di danni fisici in più per 6 secondi. Questo è ottimo. Questo effetto si applica quando si danneggia per la prima volta un boss o un elite, o quando questi sono sotto l'effetto di controllo della folla. Potrebbe essere anche questo un game changer, deve essere testato. I sigilli oradrici, i gioielli oradrici già li abbiamo controllati: sigillo di controllo, potere, negazione, oradrico, stemma oradrico, corno da sogno. Corno da sogno è stato cambiato e dopo aver ucciso o ferito un nemico le tue evocazioni vengono potenziate diventando più grandi, infliggendo il 50%, dal 30 al 50 di danni in più per 4 secondi. Quindi questo è ottimo sia per necromante ma anche probabilmente per l'idra del sorcerer e quant'altro. Staremo a vedere anche questo. Luce sprezzante non è stata cambiata, flagello del tiranno non è stato cambiato, eco liminale. Questo gioiello radrico non viene più ottenuto giocando in modalità hardcore, mi raccomando, quindi chi gioca in hardcore, eco liminale, non lo troverà più. Idolo dal basso era quello che vi dicevo che è molto importante, che dovevamo vedere. Ottieni il 6% della statistica primaria, prima era l'8% e siamo stati spostati al 6, il 6% di vita massima, e sei sempre senza ostacoli. Tuttavia sarai braccato nei luoghi più oscuri del santuario che sono stati sepolti per proteggere questa reliquia. I guardiani dei gioielli generati da idolo dal profondo non possono più apparire nei campi di addestramento o dopo il completamento dell'obiettivo di un dungeon. Ora compaiono anche intervalli specifici invece che in 2 momenti casuali. Più che altro, più che questo, che vabbè ci può stare, è il passaggio dall'8 al 6% che non abbiamo nemmeno iniziato la stagione e già Balasan e Idolo dal basso sono stati un po' abbassati, ma staremo a vedere anche questo. Uguale per Scintilla di creazione, che le sue risorse primarie, quindi dopo aver lanciato la tua abilità catalitica, ottieni, e passiamo dal 10 al 5, anche qui c'è stato un abbassamento, e per il resto è tutto uguale. Qui poi troviamo il reliquiario, quindi il nostro Battle Pass, dove voi andrete a trovare e a prendere tutte le vostre skin eccetera, quello che quasi tutti giochiamo per la maggiore anche per questo. Questa stagione porta con sé un nuovo reliquiario del Battle Pass, quindi Pass Battaglia, e diversi reliquiari del Battaglia Premium, quindi quelli a pagamento come vi ho detto prima. Il Battaglia Premium, quindi il Battle Pass a pagamento, sarà 1000 di platino, rimanete nell'ordine di idea dei 10 euro quello standard, quindi avrete tutto tranne il Battle Pass che vedete, Deluxe Battle Pass che vedete qui, che vi costerà 1.800, che avrete delle skin più belle se volete e un nuovo companion, oltre il cane, perché il cane è gratuito. Pacchetto Battle Pass Deluxe, eccolo qua, infatti avremo questa skin qui nel Battle Pass Deluxe, che è tanta roba, sinceramente molto molto bella. Il set di armatura Iron Demon si sblocca immediatamente per ogni classe, quindi questa che vi ho fatto vedere. Catene e ali della morte di ferro per ogni classe, le ali color azzurro che abbiamo visto poc'anzi. Capro espiatorio domestico, bellissima, una capretta demoniaca, questa è veramente bella. Ed andiamo poi a vedere accesso ai reliquiari delle armi, delle bestie e delle armature, quindi accesso a tutti i reliquiari. E non vi dico di spendere 20-25 euro, perché capisco che è una spesa abbastanza grande che non tutti possono e soprattutto vogliono sostenere, quindi vi dico, se proprio dovete prendere il Battle Pass, prendete quello da 9,90. Se siete ovviamente dei collezionisti, mettetevi l'anima in pace, perché 20-25 euro bisogna spenderli. Blocca le ricompense del viaggio stagionale, era quello che vi dicevo, eccolo qui. Questo qua ce l'abbiamo tutti, indifferentemente se compri un pass shop, quindi a pagamento o gratuito. E vediamo che nello slot numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi al 6° livello, troveremo Dante. Dante è il companion gratuito che vi ho detto, il cane quello zombie bellissimo, che potremo prendere facendo direttamente questi obiettivi. Eccolo qui, ve lo metto in grande, io ci rimango sopra su di esso perché lo trovo veramente fantastico. È uno dei companion più belli che ho visto finora, cioè lo adoro, è bello, fatemi sapere se vi piace anche a voi. Ultima cosa, sopravvivi agli incubi crescenti. Considerate che gli incubi crescenti sono quelli che noi troviamo nei Nightmare Dungeon.
Si aggiunge quindi agli incubi escalation anche questo, che man mano che aumenti nei livelli del mondo tormento. Considerate che se inizi un incubo crescente in tormento dall'1 al 4, quindi 1 o superiore, una volta completato il terzo dungeon da incubo, sempre questi interni perché saranno a vari piani, sequenziale, verrai finalmente trasportato nell'antro dell'esaltato Astaroth. Mentre nei livelli di difficoltà pre-tormento il completamento dell'ultimo dungeon si concluderà con l'escalation da incubo, quindi non avremo Astaroth. I dungeon da incubo saranno permanentemente aggiornati, quindi cambieranno permanentemente. Tutto ciò lo vedremo dal 1 luglio, quindi dall'aggiornamento permanente. Considerate che sarà sia nei regni stagionali che nei regni eterni. In Nightmare Dungeon ora troveremo le camere blindate oradriche che abbiamo già visto nel video precedente, incubi in aumento, quindi molti più mob ed elite per farmare esperienza eccetera, nuovi affissi per i dungeon dell'incubo, la qualità della vita, quindi vuol dire che ci aiuteranno un po' su mouse e tastiera e console, quindi joypad, nuovi elementi unici per ogni classe. Ovviamente avremo anche una missione stagionale nuova che si chiamerà e inizierà con le braci che bruciano ancora. Trova Braiona a Kerrigar, tanta roba Kerrigar perché ci troviamo direttamente là sapete che facciamo anche i pit eccetera, quindi abbiamo tutto ravvicinato ed è spettacolare. Durante le serie di missioni stagionali scoprirai il segreto per sbloccare le sale forti oradriche, approfondire gli archivi di quest'ordine e tempo sacro, avrai anche accesso al focus oradrico a Kerrigar. Questo potente strumento degli Oradrim è un luogo in cui poter controllare la tua reputazione stagionale e ottenere ricompense al tracciato reputazione stagionale, quindi quello che abbiamo anche in questa stagione, le varie reputazioni. Considerate che tutto ciò che avete visto, conoscenza oradrica, questa storia e quant'altro, si ottiene nel reame stagionale. Quindi se volete fare questa storia, volete questo battle pass nuovo eccetera, vi consiglio di fare un personaggio stagionale della stagione 9. Se giocate solamente, e questo è un messaggio a chi gioca esclusivamente nei reami eterni, fate un salto anche nello stagionale per prendere tutte queste nuove cose. Il nostro video si conclude qui raga. Spero che vi sia stato utile, vi sia piaciuto, quindi lasciate un like, un commento e una condivisione, mi raccomando iscrivetevi al canale e vi ricordo che trovate tutti i link in bio sia di Blizzard che dei video precedenti che riguardano tutto ciò. Ciao raga, ci vediamo alla prossima!